Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Vi propongo in questo video tutorial una borsa creata con la tecnica C2C, quindi da angolo ad angolo. In pratica è un pannello che iniziamo da una parte e andiamo a creare tutto il pannello, che è qui sottostante. L'ho creato con il filato tie skinny della Tessiland, come notate. Questo è l'avanzo di quello che mi è rimasto creando il pannello principale. Adesso dobbiamo andare a fare i margini, però fra poco vi darò tutte le indicazioni. Intanto avete bisogno del filato, un paio di forbici, il metro e nel mio caso un uncinetto numero 3. Gli skinny si lavora sia col 2 che col 3, è una rocca che ha 200 grammi, circa 560 metri, ed è bellissimo nel creare borse con dei punti un po' particolari. Io ho scelto di lavorarlo con il punto Granny, quindi non è molto elaborato, ma dà una leggerezza alla borsa che è difficile trovare in tanti altri filati. Bene, vediamo il progetto nella grafica se volete prendere qualche appunto, se no prendete direttamente l'uncinetto e saltate alla parte in cui iniziamo a creare il pannello. Vi do un po' di informazioni per quanto riguarda la mia borsa. Ho un pannello che è 48 cm x 28 cm e questi sono le rispettive righe. A un certo punto io questo pannello lo devo piegare su di sé in questa maniera e qui vado a ricavare 20 righe da una parte, 20 dall'altra e 5 che sarà a base del mio laterale, che ne serviranno 2 e saranno, come ho detto prima, formati da 20 righe per 5 righe. Come si fa a fare un pannello con la tecnica d'angolo ad angolo rettangolare? Molto semplice. Noi cominciamo normalmente come per la tecnica quadrata, quindi facciamo la prima riga e sviluppiamo. Arrivati alla larghezza che si desidera, nel mio caso sono 26 righe e 28 cm, da questa parte devo diminuire per andare dritta e si nota, vedete, la diminuzione. Al contrario, da quest'altra parte, sposto un attimo gli appunti, vado ad aumentare per andare dritta. Quindi, così facendo, io vado a creare un lato dove aumento e un lato dove diminuisco. Arrivata qui all'altezza che desideravo, che sono 48 cm, quindi per me sono più che sufficienti. Cosa succede? Devo creare questa parte qua. Per fare questo succede che diminuisco anche da questa parte e come notate si crea l'angolo a 90 e mano a mano che io continuo a diminuire finisco per incontrare i due lati e creare l'angolo. Ora io prendo il filato che mi avanza e vado a fare un laterale. Io sono arrivata al punto in cui mi servono i laterali che si creano con la stessa tecnica, solo che sono più piccoli, cioè non lavoro 26 righe ma ne lavoro solo 5. Intanto prendete il filato, create quest'asola piegando il filato su di sé e fate 3 catenelle, 1, 2 e 3. Caricate, andate qui dentro e andate a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Stringiamo. In seguito vi consiglio, prima di montare la borsa, di nascondere molto bene questo cappietto e se riuscite anche di bloccare molto bene la punta, mi raccomando, magari con un po' di colla o con l'ago. Giriamo, entriamo qui nell'ultimo punto, facciamo un punto basso e una catenella un po' più larghe se riuscite, altrimenti se avete dei dubbi che lavorate troppo stretto, fate in questa maniera, fate un punto basso normale e 2 catenelle.
qui dentro rientrate e fate altre 2 maglie alte. In questa maniera noi facciamo già il primo aumento e andiamo a creare già la seconda riga. Una catenella di separazione, ci spostiamo saltando questa maglia di mezzo, andiamo praticamente sul primo punto che abbiamo fatto e facciamo sempre un punto greni. Io sto cercando di lavorare il più stretto possibile perché comunque è una borsa, quindi deve stare molto, non dico rigida per forza, ma comunque molto stabile. Finita la seconda riga, giro sempre con punto basso lavorato normalmente, poi 2 catenelle, carico e vado a fare il punto greni. Fin qui è facile, diciamo. Catenella di separazione, carico. Prima di arrivare qui devo lavorare qua nello spazietto, quindi entro, prendo il filo e vado a fare il punto greni. Catenella di separazione, carico. Ora vado qui a fare l'aumento, così sto sviluppando tutti e due i miei lati facendo un aumento sia da una parte che dall'altra. Se voi state lavorando sul pannello principale della borsa, dove andiamo a creare sia i laterali che il fondo, a questo punto dovete continuare per tutte le righe che avete necessità per arrivare a 20, 30, 40 centimetri. Dipende quanto la volete grande questa borsa. Io, siccome sono già arrivata sul laterale, farò altre 2 righe perché a me mi bastano 5. Come notate, qui faccio vedere, io ho già preso come punto di riferimento con i marcapunti, quindi il mio laterale inizierà da qui, quindi sono già 3 righe, mi mancano queste 2 righe perché poi andrò a cucirlo, questo da una parte e qui è il secondo, notate. Vado avanti finché arrivo alla base di 5 e poi vi faccio vedere come si fa ad aumentare da una parte e diminuire dall'altra e creare un progetto rettangolare non più quadrato. Ho fatto le mie 5 righe per il laterale, quindi per questa base qui. Ora mi devo alzare, cioè devo alzarmi per fare il lato più lungo. Quindi io sono più o meno qui. Adesso ve lo metto dalla parte giusta, scusatemi, io sono più o meno qua. Cosa succede? Da una parte devo aumentare, da una parte devo diminuire, ok? È molto facile. Prima di tutto decidiamo se dobbiamo aumentare o diminuire. Allora, giriamo e facciamo finta di dover diminuire perché da questa parte vado su da qui e da questa parte devo andare su da qui. Allora vado a fare punto basso normale, 1, 2 catenelle, carico, non vado più a lavorare qui ma vado a lavorare direttamente nello spazietto, quindi questo lato va dritto. Come faccio a sistemare anche l'altro, farlo crescere? Facendo un'altra cosa, aumentando, perché da ora in poi i miei punti devono essere sempre gli stessi, quindi se io tolgo da qui devo aumentare di là, mi capite? Direte, va bene, ma io come faccio a capire da quale parte devo aumentare o diminuire? È facile, perché fatta la prima riga ve ne accorgete subito, oppure se avete proprio difficoltà mettete un marcapunti e sapete che dal lato in cui c'è il marcapunti si diminuisce o viceversa. Ora arrivo a fare il penultimo punto. Ok, catenella, carico, vado a fare quindi l'aumento perché devo avere sempre gli stessi numeri di punti.
Come si fa l'aumento? Beh, come nelle righe precedenti, semplicemente lavoro nell'ultimo punto un punto greni. Vedete? Qui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 punti. Giro il lavoro. Da questa parte si aumenta, quindi inizierò con punto basso e 2 catenelle. Vado a lavorare anche gli altri 2 punti. Catenella, vado a lavorare il greni fino alla fine della riga. Dopo aver lavorato tutti i punti greni negli spazietti, che comunque se li contiamo sono 1, 2, 3, 4, 5, ma non potete farlo per il pannello più grande, cosa succede ora? Caricate l'uncinetto e andate a fare una maglia alta, notate, lavorandola proprio alla punta del punto greni sottostante. Io la faccio un po' più allungata così il margine non mi tira. Vedete? Giro il lavoro, vado a fare non qui ma nel punto greni nell'angolo, punto basso, 1, 2 catenelle, carico e vado a fare la diminuzione saltando l'aumento e lavorando i greni nel punto successivo. Notate come va dritto. Poi vi lascio lavorare, arrivate qui che fate l'aumento, aumento di nuovo e tornate indietro. Andiamo a concludere insieme il laterale. Dopo 20 righe lavorate e contate sulla parte più lunga, prima mi sono sbagliata con l'indicazione, girate il lavoro e dobbiamo andare a creare questo pezzo qua. Per creare questo pezzo qua dobbiamo smettere di aumentare, di conseguenza andiamo a diminuire da tutte e due le parti. Come si fa? Uguale, identico all'altro lato, quindi punto basso, 1 e 2 catenelle, carico, non lavoro più qua, quindi non aumento, vado nel spazietto e vado a fare il punto greni. Catenella, prossimo punto greni e così via. Andremo a diminuire fino a che si crea l'angolo e l'angolo si è creato nel pezzo più grande in questa maniera. Dovete fare anche le ultime 2 maglie alte che proprio l'angolo preciso a 90. Finisco il laterale, poi andiamo a cucirlo direttamente con l'uncinetto al pezzo più grande. Non dovete tagliare il filo, a meno che non ne abbiate poco, dovete cambiarlo. Io andrò a fare le cuciture con lo stesso filo, quindi pieghiamo il pannello più grande, notate, io ho contato le righe, ho messo il marcapunti a 20 righe, ne ho lasciate 5 e poi altre 20 righe. Allora, prendete il vostro laterale, appoggiatelo su all'angolo, entrate nel lavoro del laterale e poi nella borsa. Scusate, è che ho lavorato molto stretto, non vi preoccupate che poi la parte in alto la riprendiamo in seguito, quindi dopo gli diamo corposità. Dovete decidere a questo punto se fare la cucitura visibile oppure il punto basso lo dovete fare sulla parte interna. C'è da dire che questi pannelli non hanno un davanti e un dietro, quindi nulla vi vieta di fare la cucitura come me in questa maniera, poi rovesciare la borsa. È normale che quando andate a fare il secondo laterale di non farla nella parte opposta. Allora, siccome noi qui abbiamo la maglia alta sia da una parte che dall'altra, io farò un punto basso, scusate, 2 punti bassi per ogni maglia alta, oppure un punto basso nella cucitura. Dovete vedere quanto deve essere largo e comunque non deve né tirare
né essere troppo largo. Entrate anche dall'altra parte e così via, e fate dei punti bassi. Dovete farlo per tutto il lato. L'angolo qua del laterale deve corrispondere al marcapunti giallo, anzi, se vi trovate più comodo fate così, lo mettete già su, sempre se non avete fatto un lavoro stretto come me, e il marcapunti azzurro deve corrispondere all'inizio proprio del laterale. Poi qua è normale che arrivate in fondo, ed è questo. Io adesso vado a fare questo laterale, vado a fare anche il secondo, ci ritroviamo per rifinire la borsa. Ho fatto le cuciture sui laterali e decido di rovesciarla perché, sono sincera, non mi piace molto l'aspetto che ha il punto basso con questo punto granny, credo che non vadano molto d'accordo. Poi è normale che sono gusti, e nel rovesciarla l'aspetto cambia completamente. C'è da dire che per quanto mi riguarda io questa borsa non andrò a foderarla perché la voglio veramente molto leggera, poi la trovo anche molto chiusa, ma chi ha desiderio può anche foderarla, quindi le cuciture scompaiono direttamente nel lavoro. Ora io ho la rocca ancora attaccata qui, c'ho anche questo cappietto che è rimasto dal laterale perché pensavo di utilizzarlo per cucirla, e c'ho anche gli altri qui. Dobbiamo andare a riprendere il tutto con delle righe di punto basso. Dovete decidere a questo punto se utilizzare il filato anche per andare a creare i manici, oppure cucire degli altri manici. Io sono sincera, volevo finire questo progetto con una rocca sola, ma è questo l'avanzo del filato. Ora non lo so se andrò a iniziare un'altra rocca oppure andrò a mettere degli manici in ecopelle o quello che ho in casa, quindi vi aggiorno mano a mano che continuo il progetto. Intanto vediamo come faccio a riprendere il margine senza tagliare il filo. Ed eccolo qua, senza tagliare il filo, senza far niente, entrate con l'uncinetto, fate un punto catenella e andiamo a fare dei punti bassi. In pratica andrò a lavorare sulle maglie alte e farò 2 punti bassi per ogni maglia alta, come per le cuciture. Ne approfitto anche per stringerla un po' e nascondo anche questo cappietto che in seguito dovrò bloccare, che non l'ho ancora bloccato, quindi qui dovrò bruciarlo perché è plastica, quindi praticamente si fa presto. Vedete, l'aspetto è questo. Vado a fare tutto il giro, poi capisco in seguito anche insieme a voi se devo fare delle diminuzioni, perché l'aspetto è molto rettangolare. Notate, la base e la parte sopra sono uguali, non hanno un po' più di non è un po' più rigida, ok, rispetto alla base, e ho paura che diventi un po' troppo larga. Adesso, dopo il primo giro di maglia bassa, vediamo un attimo se si ristringe. Questa è la situazione dopo la prima riga di punto basso. Mi piace già molto di più rispetto a prima perché comunque sta iniziando a essere più rigida, almeno nella parte in su, ma non è ancora pronta, vorrei dargli ancora un po' più di altezza. Quindi cosa faccio? Vado, qui mi ero chiusa con la maglia bassissima, ho fatto il punto catenella, torno indietro e vado a fare una riga di punto basso, semplicemente lavorando ogni punto disponibile. Vi posso già assicurare che nella seconda riga il lavoro diventerà ancora più stabile.
Questa è la situazione dopo 2 righe. Guardate che stabilità e il pannello è bello liscio. Ora, siccome questa rocca sembra interminabile, ho deciso di fare i manici con il filato, quindi lavorate all'uncinetto, e andremo a utilizzare un metodo molto classico e molto facile che vi faccio vedere. Semplicemente ho appoggiato il mio lavoro, ho messo marcapunti a metà, ho contato la differenza delle maglie alte per avere una distanza di circa, adesso vi prendo il metro perché non l'ho presa, di circa, secondo me siamo sui 15 centimetri. Infatti qui ho 27 catenelle, quindi 27 punti bassi, dall'altra parte 27 punti bassi, poi mi raccomando i laterali devono avere lo stesso numero di punti bassi. Quindi dividiamo la borsa in tal modo che i manici siano uguali, identici da una parte all'altra, cioè che non mi ritrovo con un aspetto del tipo così. Quindi i manici devono corrispondere sia su un lato che sull'altro, vedete. Ora cosa facciamo? Riprendiamo in mano il lavoro, lavoriamo sempre di andata e di ritorno. Io mi sono chiusa qua, quindi su questo lato così. A sto punto giro il lavoro e torno indietro facendo semplicemente dei punti bassi fino ad arrivare al primo marcapunti, che è quello giallo. Quando arriviamo qui vi faccio vedere cosa dovete fare per creare un'asola volante formata da diverse catenelle, che decidete voi in seguito a come volete fare questi manici, e ci aiuterà insomma da poter indossare la nostra borsa. Allora, io farò dei manici non troppo lunghi perché ho paura sempre di non riuscire a finire il progetto con la mancanza di filato, anche perché mi sono impuntata a finirlo proprio con una rocca, di non aggiungerne un'altra. Ora vado a fare il punto basso del marcapunti, che lo tolgo, non mi serve più, e da qui per arrivare qua sono 27 punti bassi, quindi io devo mettere un numero superiore a 27 e pensavo di metterne 35. Ora vediamo, 1, 34 e 35, vediamo un attimo. Allora i manici sarebbero più o meno così, intanto sopra ci dobbiamo lavorare. Allora ne aggiungiamo altri 5, facciamo 40, 36, 37, ho perso, 38, 39 e 40, vediamo, direi che va meglio. Questa cosa la dovete fare anche voi, quindi ne fate un tot, cercate di capire quanto è alto questo manico, se è troppo disfate le catenelle, se sono poche ne aggiungete, quindi alla fine io ne metto 40. Mi chiudo qua dove c'è il marcapunti verde, sempre con un punto basso, anzi lo tolgo perché è fastidioso. Ok, e ora continuo a fare tutti i punti bassi rimanenti fino ad arrivare al marcapunti rosa. 40 catenelle, ci chiudiamo qua e ci fermiamo qui nel chiudere la riga. Poi vi faccio vedere come si fa a lavorare. Ho continuato senza di voi, quindi ho creato tutte e due le asole volanti per i manici. Sono arrivata qui, mi sono chiusa e ora sto tornando indietro. Nel tornare indietro ho lavorato tutti i punti perché non dobbiamo fare diminuzioni. L'unica cosa è che quando sono arrivata qui all'asola volante, dopo aver fatto l'ultimo punto basso, vado a lavorare, però prendiamo gli archetti, questi che si formano sotto nel creare le catenelle, così abbiamo, anche se è più difficile nel lavorarli, come notate sto facendo fatica perché ho lavorato abbastanza stretto, ci dà un aspetto molto bello per i manici. Adesso vi farò anche vedere. Quindi non entro direttamente nella
catenella, bensì prendo questa parte qua con tanta fatica, però si può fare. Vedete, prendo questa parte qui e punto basso, quindi vado alla prossima, vi aiutate, o se no cambiate semplicemente l'uncinetto, lo prendete un po' più piccolo, e fate un punto basso per ogni catenella che abbiamo fatto. Erano 40, quindi 40 punti bassi. Vi faccio notare come sulla parte sotto è così, quindi molto più bello rispetto al fatto di entrare direttamente nel lavoro, che avrei dovuto lasciare praticamente un'asola che si fa fatica lo stesso. Vedete, quest'asola un po' così sarebbe stata più brutta da vedere, quindi io lo faccio per una questione di aspetto, però nulla vi vieta di farlo. Ora lavoro su tutte queste catenelle, continuo con i punti bassi, arrivo qua, faccio la catenella volante come vi ho appena fatto vedere, arrivo qui, mi chiudo e torno indietro e vado avanti così finché finisco il filato. Sono sincera, quindi se mi faccio una riga o 2 o 3 o 4, questo non lo so, ci ritroviamo alla fine del progetto dove finisco la borsa. Per quanto riguarda la chiusura non la farò perché sono indecisa se mettere dei bottoncini o lasciarla proprio aperta proprio in vista dell'estate, perché io personalmente non chiudo mai le borse, cioè anche se ho la cerniera non la uso mai. Ci ritroviamo quindi alla fine con il progetto finito. Eccola qui finita la mia borsa, sono molto contenta del risultato, è molto stabile, non dico rigida, ma è una tenuta molto buona e credo che sia un modello adatto anche per i filati estivi per quanto riguarda le borse, di conseguenza il raffia oppure Utah. Vi faccio vedere l'interno, che è questo. Notate che non è molto rarefatta, io la vedo bene anche per quanto riguarda l'assenza della fodera. Questo ho messo sul mio telefono, notate che non c'è necessità secondo me di foderarla. È normale che ognuna di voi in base alle vostre abitudini decidete se foderarla o meno. Mi piace l'idea di aver scelto la cucitura all'interno, credo che sia molto meglio così, e con il fatto che è stata creata in diagonale dà la sensazione di un motivo che gira, rigira su di sé. Da questa parte cambia, però sul davanti almeno i laterali corrispondono, notate? Mi piace e mi piace. Ora voglio sempre sapere cosa ne pensate voi, se lo trovate un progetto difficile o facile. Diciamo che questo è un metodo facilitato perché abbiamo dei pannelli che sono quello più grande, poi abbiamo i laterali, abbiamo cuciti insieme, abbiamo ripreso il tutto. Ma c'è anche il metodo di lavorare senza le cuciture. Ve l'ho fatto vedere in una maglia, nel creare le maniche e il collo, però se vi piace tanto questa tecnica fatemelo sapere nei commenti e magari con un filato estivo cerchiamo di fare una pochettina piccolina sempre con la tecnica dell'angolo ad angolo. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto. Intanto mi ricordo che sono curiosa di sapere la vostra.